Buongiorno ragazzi! Buongiorno dalla fine del mondo. E che fine del mondo aggiungerei. Siamo sempre a Finisterre. Abbiamo dormito su questo mega promontorio che è circondato dall'Oceano Atlantico. Sì, circondati e cullati dal mare. Non c'era vento, siamo stati benissimo. È stata una nottata molto tranquilla. Tra l'altro in questo piazzale che ha come unica pecca il non essere in piano, quindi c'ho il fiatone perché abbiamo fatto una bella scalinata per salire qua. Quindi abbiamo messo i cunei e livellato con i nostri soffietti. È andata bene. Sì. E altri camper ci sono a fianco a noi, insomma è stata una notte, come vi dicevo, molto serena e tranquilla, silenziosa, nel buio più totale. Questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo, ma il buio totale aiuta a dormire meglio. Esatto, infatti è vero. A volte dormiamo con questi lampioni sopra e insomma cambia la qualità del sonno. La mattina ci si sveglia più tonici e pimpanti, no? Esatto. Solo molta umidità perché ovviamente, come vi ho detto, siamo circondati dal mare, però si è alzato questo bel sole. Ah, ora si sta di Ora canto. inizia a sentirsi, entrare bene nelle ossa. Il faro è spettacolare, la scogliera altrettanto. Abbiamo visto dalla nostra finestrina di Charlie, quella posteriore, alzarsi il sole perché l'alba avveniva in coda, diciamo così. Mentre il tramonto, come abbiamo visto ieri sera, è dall'altra parte. Purtroppo è stato un po' velato, oscurato dalle nuvole, però non abbiamo potere. Noi no. ci siamo stati. Però siamo qui, dai. No, non così tanto in realtà, ci vergogniamo di fare il nostro e abbiamo sempre paura. Allora, vi diciamo una cosa, abbiamo attraversato mezza Spagna senza incrociare nessun italiano, arriviamo alla fine del mondo e chi incontriamo? Ed eccoci qua. Due italiani! Che hanno... Noi tra l'altro abbiamo incontrato pochissimi italiani. Sì, è vero? I primi. Che ci conoscono, hanno camperizzato anche loro un mezzo, il fratellino gemello di Charlie. Che si chiama Bruno, giusto? Ed è proprio a pochi metri da Charlie. Esatto, hanno anche un podcast perché questi due pazzi scatenati hanno fatto il cammino di Santiago correndo! Alternati, uno con il van e uno correndo e si sono alternati. Esatto. Raccontate se volete. Però con lo zaino leggero. Zaino leggero. Esatto. In realtà detta così sembra più complicata di farlo camminando, però il modo in cui l'abbiamo fatto noi, dividendo le tappe, un giorno correvo io, un giorno correva lui, alla fine secondo me chi l'ha fatto tutto camminando forse si è portato a casa un po' più fatica di noi. La schiena sicuramente messa peggio, le gambe messe peggio, i piedi messi peggio. Vabbè, i chilometri però effettivi l'avete fatti con le gambe. Sì, quello assolutamente. francese, giusto? Esatto, è francese, poi dopo Santiago abbiamo fatto le ultime 3 tappe fino a Finisterre, quindi fino a qua dove abbiamo incontrato voi. Ultimo giorno ieri. Esatto. E quindi è sempre un piacere, come sapete a noi ci piace sentire le varie storie del mondo, i vari polsi delle persone, perché questa è la gioia del viaggio. Assolutamente, è stato veramente bellissimo incontrarvi poi in un posto così magico. È uscito anche Pazzesco. il sole nel frattempo, Sì, vedi? sole e capre oggi. Sole e capre. Quindi grazie e grazie a voi. continuazione di viaggio. Grazie Piacerissimo. e soprattutto buon viaggio a voi ragazzi. Loro fanno un altro tipo di tour in Spagna e noi invece andiamo altrove. Ta 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 ta. Però ci siamo un po' scambiati un po' di informazioni reciproche. Esatto. Ora si sta bene. E invece mi ha fatto andare dentro. Ed eccoci di nuovo a tavola! Dove cambiare? Stamattina ce la siamo voluta proprio godere, perché siamo in un luogo già di per sé epico, fantastico, pieno di poesia, di tutto di più. Sguardi all'orizzonte a 360 gradi praticamente. Poi c'è il sole, abbiamo trovato una bella compagnia, ci siamo veramente voluti godere questi momenti. E altrettanto ci vogliamo godere un buon pranzo, perché io ho fame. Ora ci è venuta fame. Ho tanta fame. Ci voleva un piatto di pasta bello caldo e la pasta italiana mette d'accordo tutti. Con il pesto genovese. Ecco. Non è proprio quello genovese pure, è quello comprato al supermercato, però ragazzi, questo... Perdonateci i genovesi. Buon provecio. Buon provecio. Beh. Ehi. Ciao. Ma ciao. Ciao.
Oggi il tempo è ballerino, esce il sole, poi piove, poi riesce il sole, poi ripiove. Noi ora ci facciamo una passeggiatina per smaltire anche la mangiata di oggi, perché ci siamo fatti una piattata di pasta. Andiamo a vedere che panorama si può vedere da questa collinetta. Your arms around me, yeah, let it sink in. Yeah, I just let it sink in. You and me, wonder how it feels to have you cheek to cheek. Il sole, guardate che terrazza panoramica. Posto assurdo, ragazzi. Guardate che scogliere con questa balaustra di vetro, poi si vede tutto. E ora arriva il sole, dai. Bellissimo. Le onde schiumose dell'oceano. E vai il solicino, ve l'ho detto, guardate il cielo, è incredibile. Cioè, pazzesco, era tutto coperto. Ogni tanto nebulizza le goccioline perché non è pioggia normale, è come lo spruzzino quello che date alle vostre piante, Vero. avete presente? Fate così in faccia e vi nebulizzate l'acqua, quella è la sensazione. No, ma poi Ogni poco fa così e poi ogni tanto esce il sole. che non sai come vestirti, perché assurdo. un momento sei, non dico manica corta, ma quasi, e poi ti metti il cappellino di lana, cioè è pazzesco. Such a sweet fantasy, but I can stay like this forever. And I know that it's been driving me crazy. Let it sink in. Always changing all the scenery. Guardate che arcobaleno che sta uscendo in questo momento, direttamente dal mare. We don't know, and I feel just like a tragedy. Let it sink in. Yeah, just let it sink in. Just let it sink in. Yeah, just let it sink in. Just let it sink. Let it sink in. Yeah, just let it sink. E anche stasera volge al termine, ci godiamo questo magnifico tramonto sul mare, che ve lo dico a fa, è veramente emozionante. Siamo in compagnia dei nostri amici, è arrivato anche un altro camper con una coppia italiana, siamo tutti italiani qui e ce lo godiamo, ci passiamo la serata insieme, ci facciamo un aperitivo al tramonto, ora andiamo sulla collinetta, ci facciamo 2 birrette insieme parlando di viaggi e di avventure. Esatto. Facciamo un brindisi Eccolo qua. al tramonto qui Non c'è. dalla fine del mondo. Arriva. Ma ce lo inventiamo noi alla fine, dai, un pezzetto. A fasi alterne esce dentro. No, dai, luce, che luce. Ma buongiorno! Ma buongiorno! Ma che buongiorno! Guardate che cielo azzurro! Per la verità direi forse più buon pomeriggio. Buon pomeriggio, esatto. Perché abbiamo appena finito di pranzare. Stamani ci siamo svegliati in quel luogo fantastico a picco sull'oceano. Bellissimo ragazzi, ci siamo goduti 2 Siamo giorni qua veramente bellissimi. a Finisterre, vi ricordiamo per chi non avesse captato la zona.
Siamo veramente in questo promontorio che è di una bellezza infinita. In più siamo stati in felice compagnia, abbiamo conosciuto Claudia e Simone, 2 viaggiatori che hanno fatto correndo il Cammino di Santiago. Tanta roba, Non per la prima volta, tra l'altro, e siamo stati appunto in compagnia piacevolissima di loro. Abbiamo chiacchierato Tanto, tant'è che mi sta andando via anche la voce, e ci hanno dato una super dritta, una chicca di quelle che come piacciono a noi. Volevamo assaggiare un po' la cucina gallega, cioè locale della Galizia, e loro ci hanno parlato di questa piccola osteria, la chiamo così, non è nemmeno un ristorantino perché ha veramente 3 tavoli, è piccolissimo. Si chiama Aloira ed è proprio sul porticciolo di Finisterre, quindi capite fin da subito che è un luogo dove arriva il pesce fresco, quello buono, quello bello succulento. Siccome siamo amanti di questi assaggi di pesce e la zona è quella giusta, ci volevamo concedere un pranzo appunto con questi assaggi galleghi. E ci siamo rifatti un bel polpo alla gallega e il calamaro con le Calamari patate. alla plancia, sarebbero alla piastra, e poi 2 dolcetti sempre tipici che avevamo assaggiato, uno di questi anche a Santiago de Compostela. Molto buoni. Quindi siamo soddisfatti. Poi ora facciamo 2 passi in questo sole meraviglioso. Grazie mille a Claudia e Simone per questa dritta. Grazie mille ragazzi, è stato un piacevolissimo incontro. Se venite, vi consigliamo anche a voi, se venite a Finisterre provate Aloira, Che è proprio quello là dietro, lì che ha in la tenda fondo. nera. Aloira, e siete praticamente affacciati al porticciolo Facciamo vedere anche il porticciolo. dei pescherecci, quindi è proprio un porticciolo attivo. Ora noi appunto smaltiamo il pranzo in questo sole, che qui è raro avere il cielo completamente azzurro. Sì, capace tra 5 minuti piove, poi riesce il sole. Come dicono qui, desfrutar del cielo limpio. E poi niente, poi dopo proseguiamo perché poi a quel punto iniziano doveri, cioè dobbiamo fare un po' tutti i servizi per Charlie, Eh sì. perché sennò lui si lamenta e rimane isolato. Charlie ha bisogno del carico e dello scarico e quindi dopo pensiamo a lui. E poi scenderemo verso sud. Dopo aver curato anche Charlino, avergli fatto tutti gli scarichi e i carichi d'acqua, ripartiamo, il sole si mantiene alto e andiamo verso sud. Ho detto la parola sud anche perché ovest non possiamo andare perché sennò ci tuffiamo nell'oceano praticamente, quindi rimane o nord o sud o est. Da est siamo arrivati. No, anche al nord non è che c'è rimasto molta terra, quindi per forza a sud. Qua a nord fa freddo, noi vogliamo il caldo. E quindi scendiamo, ma da dove passeremo? Visiteremo tanti posti belli lungo costa, quindi vediamo chi è attento o attenta ci dirà dove passeremo. Perché c'è, non sono impazzita, ma questa frazione, questa cittadina si chiama proprio Cei.
voluti passare da questa strada costiera perché è una meraviglia. Avevamo letto che questa zona si chiama Las Rías Bajas. È un tratto appunto di strada che affianca il mare e passa praticamente sotto a queste verdissime colline. È panoramicissima, è spettacolare, potete vedere le isole Cías, che è un arcipelago qui davanti molto conosciuto, anch'esso patrimonio della biosfera. Comunque è una zona molto attenta all'ecosistema, alla natura, e questo ci piace molto. Alla nostra sinistra ci sono queste foreste di pini verdissime, la strada è buona, si fa molto bene, direi che è un'ottima zona consigliata. L'unica cosa è che non sappiamo d'estate il turismo di massa se viene presa d'assalto. Ora, in questo periodo dell'anno, si fa benissimo, specialmente con queste giornate meravigliose di sole che ci riscalda, e siamo stati fortunati oggi. Quindi vi volevamo far godere un po' di questi paesini che si attraversano, piccolini, tranquilli, e di questo litorale che ancora una volta, ripeto, è meraviglioso. Tutto bello frastagliato, roccioso, ci sono queste pietre tutte rotonde, sembrano delle polpette. Sì, Fede, se gli è piaciuto riporta tutto sul cibo, sappiatelo, sì. Quindi se nomina il cibo gli è piaciuto. Esatto. She said, hey you, isn't it funny how we always seem to meet at every place in town? Yeah, I must be lucky. Faro addirittura accanto alla strada, ragazzi, pazzesco. Maybe I just wanna see ya. I'll go anywhere if you be there. Visto che d'inverno le giornate sono corte, ci siamo fermati un attimo lì nel parcheggio per guardare l'applicazione Park4Night, quella che usiamo sempre, e per individuare un posto dove andare a dormire, così da non guidare al buio. In effetti abbiamo visto un paesino a quanti chilometri indicativamente? Siamo a 26 km. Quindi così arriviamo prima appunto che faccia buio, ci piazziamo, ci sistemiamo e siamo più tranquilli. Un paesino appunto carino qui sulla costa, ci dovrebbe essere un bel parcheggio libero dove non ci sono divieti, almeno dice l'applicazione, e speriamo anche di godere di un bellissimo tramonto stasera, perché siamo proprio sul mare e le sere precedenti con quel nuvolone grigio alla fine ce la siamo perso. Magari il pesce stasera. Questa è la strada AC 550, come vi dicevamo, panoramicissima, bellissima. Abbiamo passato un punto molto sopraelevato e vedevamo queste piattaforme, sono allevamenti di pesce. Questa zona, se non ve l'avessimo già detto, è ricca di pesce, molluschi, mitili di qualsiasi genere, e tra l'altro anche a buon prezzo, perché insomma noi non abbiamo mangiato male, anzi, e abbiamo speso il giusto. La bava alla bocca. E abbiamo speso il giusto, quindi diciamo che ce n'è un po' per tutti i gusti. E si trovano questi ristorantini vicino ai porticcioli con il pesce appunto col pescato del dia, come dicono qua, col pescato del giorno. La mattina presto ci dovrebbero essere anche tanti mercati, perché ne abbiamo visti diversi mercati del pesce che però erano chiusi, perché sicuramente la mattina è l'ora giusta per comprare il pesce appena pescato. Buongiorno! Ma buongiorno! Le riprese così in primo piano, ma che è? Controllavo se fosse sveglio. Sono sveglio. Perché stamani il cielo sembra quello dell'alba, cioè sono le 11 della mattina, ma
è tutto grigio e si vede solo un po' di luce solare, diciamo così, in fondo, una fettina colorata all'orizzonte. Mi sa che oggi la giornata rimarrà così. È freddino perché, udite, stamani mattina il termometro di Charlie segnava ting, un grado. Non si va d'accordo, non si va d'accordo. Grado fuori, Fuori. Dentro c'è no, sempre- no, se no ragazzi, dentro ero morta. abbiamo sempre almeno 10 gradi in più. Sì. La supercoibentazione. Sì, Poi sì, col sì. cinebasso. Poi accensione cine e è andata più che bene. Però è scesa vertiginosamente la temperatura, aveva messo infatti un abbassamento repentino e così è stato. Addirittura forse domani ancora più basse e noi infatti stiamo scendendo verso sud. Però ci dispiace anche saltare alcune tappe che avevamo segnato qui nel sud della Galizia e quindi probabilmente dai, le faremo, ci fermeremo, insomma, Certo, senza sole. senza sole, lo sapete, non ci piacciono molto le riprese senza sole, però vabbè, non si può far nulla. Stamani ce la siamo presa un po' comoda, infatti siamo le 11, ci siamo alzati appunto, essendo freddo, siamo stati al lettino caldo un pochino di più e poi niente, abbiamo fatto delle pulizie un po' all'interno, delle sistemazioni dentro Charlie, ogni tanto insomma è doveroso, no? Fare... Sì. Abbiamo sentito le nostre famiglie, insomma ogni tanto facciamo delle videochiamate e quindi stamani siamo partiti poi di fatto un po' più tardi. Una ricca colazione, che quella non manca mai. Perché Fede riporta sempre tutto sul cibo, io ogni tanto mi dimentico. No, perché poi sennò si mettono Si preoccupano. si preoccupano per sì, noi che non sì. siamo Soprattutto nutriti. di Fede vi preoccupate, vero? Che lui salti la colazione, il pranzo, la cena. Mai, da quando lo conoscono penso non abbia mai saltato un pasto. Quanto mi costa sto ragazzo? Quanto mi E costa? paghi te. È un modo di dire, no? Sì, Quanto mi vabbè. costi, si dice, perché magna. Comunque appunto siamo partiti e ora c'è la tappa distributore, mettiamo un altro po' di diesel per Charlie e poi cerchiamo un parcheggio per visitare questa città, perché di fatto è una città. Ed eccoci, siamo nella città di Pontevedra. La conoscevate voi, Pontevedra in Galizia? Noi no. Noi no, siamo onesti. È una città diciamo minore, ma non è piccolina, è una bella città. E abbiamo letto che ci sono delle cose interessanti da vedere, ovviamente la parte storica del centro. Trovata l'area camper qui vicino, ora non abbiamo capito a che distanza è dal centro storico. Però è abbastanza in centro, non ho guardato la distanza esatta. Ora poi vi aggiorniamo, Però a piedi credo sia fattibile. sempre tramite, che ve lo dico a fa, l'applicazione Park4Night. C'è il simbolino del camperino verde, quando vedete il camperino verde sull'applicazione c'è l'area adibita ai camper appunto, dove almeno qui in Spagna ci sono sempre i servizi attivi, quindi scarico acque grigie e acque nere e carico dell'acqua. E vai di ponte strallato! Questo è il fiume. E quella è l'area camper. La vedo. Ah, sul fiume. Come si chiama il fiume? Lerez. Fiume Lerez. Siamo nell'area camper, ma la vediamo un po' congestionata. Vediamo se c'è un buchino per noi. Guardate lui che c'ha. Ma va via? Va via. No? Non lo so. Se va via si mette noi.
Fuori è grigio, ma dentro Charlie è tutto verde. Pensavo dicesse è sereno. No, no, no. Io sono sereno perché ho un bel piatto di penne con il pesto alla genovese, verde. Dobbiamo sempre finire il barattolino Sì, aperto. se no poi si rovina e quindi che facciamo? Ci mangiamo un bel piatto di pasta. Alla genovese forever, cioè una settimana si mangia pasta col pesto. Però è buona e quindi siamo contenti. Sì, poi dopo magari per smaltire ci facciamo 2 passi della cittadina. Sì, anche se oggi è grigio e freddino, ma almeno ci mettiamo un po' in moto, ci scaldiamo. E poi stasera la doccia, ci si lavora un po' al computer e andiamo presto. Già tutto il programma della Sì. giornata. Ma intanto andiamo che si fredda. Buon appetito! Ed eccoci qui con questa giornata grigia. Poi come? Facciamo... Bella freddina, aggiungo io. Sì, ci vuole un po' di movimento per scaldarsi. Poi dopo... Stavamo dicendo la stessa cosa, ci siamo guardati. Sì. Dopo i 2 etti e mezzo di pasta ci siamo mangiati a testa. Mamma mia. O roba simile, insomma. Quasi 1 chilo di... no, quant'è? Mezzo chilo di pasta, chilo. erano 400 grammi il pacco. Ecco, Ce lo siamo spazzato via tutto. Nutrizionisti, tappatevi le orecchie. Ma 80 grammi io sento se... li uso per sentire se la pasta è cotta, capito? Esatto. Comunque dicevamo andiamo a fare un po' 2 passi. Infatti, proprio per smaltire e anche perché è una giornata uggiosa, noiosissima e fredda, quindi se no dentro Charlie ci addormentiamo. Invece vogliamo scoprire Ponte Verde? Come si chiama? Non me lo ricordo il nome del paese. Pontevedra, che è una città. Vabbè, più o meno siamo lì. È uguale. E qui ragazzi abbiamo anche un ristorante di street food marocchino, ma che è già nell'aria. È un segnale. È un segnale, ma noi proveremo quella originale, ufficiale, lì direttamente sul posto. Ecco la prima chiesa, guardate che colonnato maestoso. Esta es la chiesa cattolica di San Bartolomeo. Abbiamo anche la guida in spagnolo, anzi la guia è La in guia. spagnolo, nell'idioma è spagnolo. Questo. Ci perdiamo per queste vie, viuzze, vicoletti. Tanti vicoli stretti, piccini, tutti storici, balconi aperti, chiusi, portici, veramente un intrigo di roba. Il cane è d'accordo con me. Cammina cammina, siamo arrivati nella piazza principale che si chiama È difficilissimo. la Plaza de Spagna, come in chiama- tutte le città spagnole. Si chiamano tutte così. Che è maestosa, è maestosa. gigante, è mega galattica. Come sempre con l'obelisco nel mezzo, panchine, giardini, più o meno E mega palazzoni. sono standard come conformazione. Passeggiando per le vie della città di Pontevedra non vi abbiamo detto il nome e come è nata questa città. Dovete sapere che qui passa un fiume, il fiume Lerez, e la città è anche chiamata la città di Lerez. E proprio qui i romani costruirono diversi ponti che attraversavano appunto questa urbex
da un lato all'altro, da una sponda all'altra. Ma quello più famoso, quello iniziale, il ponte storico, stiamo parlando del ponte di Burgo, fu quello che, diciamo così, dette poi il nome ufficiale alla città appunto di Pontevedra, perché l'etimologia del nome significa città del ponte e si riferivano proprio a questo ponte Burgo per l'appunto. Durante il XV secolo, pensate, questa città divenne un centro del commercio molto importante e al giorno d'oggi conta circa 85.000 abitanti. Non è proprio un paesino, diciamo. Mentre passeggiamo ci stiamo sorprendendo dell'architettura, dei forti contrasti, perché ci sono, o meglio, dei grossi palazzi storici, ma ci sono anche dei giardini, delle infrastrutture molto moderne. Abbiamo letto infatti, sulla scia di quello che ho detto, che ha vinto, pensate, un premio come una delle città più accessibili per questi rinnovi e organizzazione urbana nell'anno 2013. Di tutta la Spagna. Anche qui abbiamo incontrato tantissimi ragazzi, tantissime persone, anche anziani, con lo zaino in spalla e la conchiglia appesa. Sì, perché come vi abbiamo detto qualche tempo fa, il Cammino di Santiago non è l'unico e solo quello francese, diciamo, è quello forse più percorso, ma non è il solo. Un altro cammino molto frequentato, tra l'altro è lo stesso cammino che ha fatto la persona che abbiamo trovato l'altra volta al faro, Alessandro, non so se vi ricordate. Sì, è vero, l'ha fatto questo. E ha percorso proprio il cammino portoghese che passa dalla città di Pontevedra, così come attraversa Porto, Lisbona e arriva praticamente al sud del Portogallo. Quindi Pontevedra è proprio una tappa galiziana del cammino portoghese di Santiago, che ovviamente poi convoglia a Santiago de Compostela come tutti gli altri. Esatto, da noi diciamo che tutte le strade portano a Roma, qui dicono che tutte le strade portano a Santiago. Eh sì, non abbiamo lasciato di fatto ancora il cammino di Santiago. Guardate che albero, che panchina, ragazzi. Mamma mia, fantastico. Bellissimo. Chissà quanti anni avrà una roba del genere. Ti gusta? Bellissimo. Cioè ti senti proprio protetto. Addirittura, guarda, lo vedo ora. Gli hanno fatto il supporto per il ramo, tanto era pesante. Ah sì, è vero, guarda. Ve lo faccio vedere. Questo ramo è talmente pesante che ha bisogno di un aiuto, di un sostegno. Ma che pianta! Vedi come si curano le piante, quelle storiche, secolari. Cioè è un giardino bellissimo questo. Siamo entrati a caso passeggiando, ce ne sono altri di alberi, ma questo è il più maestoso, probabilmente il più vecchio. Non so se è una magnolia, mi sembra una magnolia. Non conosco molto bene, ditemi voi se vi sembra una magnolia. Come foglia, me ne ricordo. Questo che abbiamo appena visitato è il santuario della Pellegrina, che ha la curiosa particolarità di avere una base a forma di conchiglia, la stessa conchiglia tipica del cammino di Santiago. Esatto, purtroppo esteriormente non la vedrete perché stanno facendo i lavori di restauro della facciata e quindi è tutta completamente fasciata dalle impalcature, da questi teli, quindi si vede il giusto. Però insomma abbiamo letto che ha questa curiosa forma e è ovviamente tappa dei pellegrini soprattutto che percorrono il cammino che vi dicevamo prima. E qui accanto troviamo anche il convento di San Francesco. San Francesco è veramente in ogni paese.
quindi orgoglio italiano San Francisco. Where did it go? What kind of smoke when we were standing in the parking lot? Your mother used to swear a lot. I got gum in my head. Notiamo solo adesso, alzando gli occhi, che la targa di ogni via ha, diciamo, la doppia descrizione. Intanto i gabbiani mi fanno il tifo mentre parlo. Questa adesso attualmente si chiama Rua Conde de San Román. Anticamente, come c'è scritto lì, si chiamava Rua de Pelletteria. Ovviamente capite che era la strada della pelletteria, probabilmente dove si trovavano diverse botteghe del cuoio, della pelle. Quindi è molto interessante perché si capisce in tutto questo dedalo di viuzze, dispersiva per lo più, un po' come era dislocata. La plaza stessa, la piazza, si chiama della ferreteria, quindi probabilmente era una cosa dedita ai manescalchi e a chi lavorava il ferro. Why the facade? Piecing apart back when your brother used to play guitar. We steal his songs and call them art. E qui ragazzi si smaltisce la pasta. Non dico niente, c'ho fiato. Been in a question my own sanity. If none of it was said, Wow, guardate che bellezza. Guess whatever happens, happens. When did we stop knowing each other? Siamo arrivati di fronte alla chiesa basilica Santa Maria a Mayor, si chiama così. È una chiesa quattrocentesca, una chiesa cattolica. Out on my suddenly come small talk. Qui siamo proprio in una delle zone più antiche della città e poche centinaia di metri accanto inizia a svilupparsi la parte moderna. Quindi c'è questo contrasto molto forte. Out on my suddenly come small talk. Out on my suddenly come small talk. Ed eccoci arrivati sul fiume Lerez. Siamo proprio vicini al famoso ponte di Burgo, quello che vi nominavamo prima, ovvero il ponte romano che ha dato poi il nome a tutta la città di Pontevedra. È del XII secolo, pensate. Ovviamente è stato ricostruito, adesso è pedonale e abbiamo notato che praticamente sulle campate del ponte sono state messe le conchiglie, perché anche la conchiglia è un simbolo della città, essendo appunto sul Cammino di Santiago.